Ehi là, in questo video parliamo dei nuovi trend di tecnologia, molti sono emersi al CES 2024, altri erano già nell'aria e diciamo che in mezzo a tante supercazzole in effetti c'è anche qualcosa di interessante. In questo video volevo raccogliere appunto un po' di considerazioni in merito, visto che spesso su internet, su YouTube, le persone ripetono come dei pappagalli diciamo, i promo degli oggetti senza aggiungere nulla di tecnico e capire se effettivamente queste tecnologie sono utili e hanno senso. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologia che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram a questi indirizzi e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora iniziamo subito con Rabbit R1, probabilmente questo è l'oggetto più chiacchierato del momento che è stato annunciato al CES 2024. Si tratta di un accompagnatore digitale con intelligenza artificiale. Visto così, sembra di rivedere un remake del Tamagotchi del 2004. Non so se avevate presente questo oggetto, che in pratica dovevate mantenere in vita un pulcino e potevate interagire appunto con alcuni tasti. Questo oggetto, diciamo, molto minimalista, vorrebbe essere, diciamo, lo step successivo allo smartphone e in effetti ha delle idee che sono interessanti, tuttavia secondo me non è stato ben chiarito effettivamente cosa fa questo oggetto e cosa invece viene fatto nel cloud. Visto che spesso vengono annunciati degli oggetti hardware che fanno delle cose bellissime, peccato che queste cose bellissime non è che vengono fatte dall'hardware. Per esempio, uno potrebbe mettere una fotocamera scarsa su uno smartphone e poi migliorare le foto con l'intelligenza artificiale. Però a quel punto lì non è merito tanto del telefono, quel miglioramento potrebbe essere fatto da un servizio esterno gestito in cloud oppure magari gestito su un altro computer in casa. Questo per dirvi che Hi, secondo everyone. me questo My name oggetto is ha Jesse, delle cose and I'm the founder and CEO. interessanti che vedremo in questo video, tuttavia non sono nell'oggetto in sé e poi vedremo un po' meglio che cosa intendo. Quindi nella presentazione appunto viene detto che viene lanciato un nuovo dispositivo mobile consumer, quindi per le persone, e un nuovo modello di intelligenza artificiale foundation model. E qui appunto in CES 2004 il termine intelligenza artificiale è stato veramente abusato, addirittura per alcuni materassi in latti c'è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Allora, vediamo un po' cosa fa questo oggetto. Questa è la presentazione ufficiale che potete vedervi appunto su internet, è stata rilanciata tantissime volte. Praticamente dice che appunto gli smartphone moderni ci sono tante app, però per risolvere dei task un po' complicati uno deve usare più app e questa cosa in realtà non è che ti aiuta tanto. Questo oggetto vorrebbe essere veramente un aiutante digitale dove tu gli dici prenotami, che ne so, un biglietto aereo per la tale data e lui appunto fa tutte le ricerche e poi ti viene proposto cosa fare e tu poi accetti. E la cosa interessante è che invece di interagire con un'applicazione, volendo potrebbe interagire con più applicazioni messe insieme. Quindi a questo punto uno non aprirebbe più l'app specifica, ma interagirebbe appunto con questo oggetto simile a uno smartphone. Qui appunto vengono citati altri assistenti digitali che però non sono in grado di gestire tutte le attività che uno potrebbe aver bisogno perché magari alcune informazioni sono in un'app, altre informazioni sono in un'altra app. Qua fa vedere che ChatGPT appunto è in grado di diciamo proporvi un piano di viaggio ma poi non è in grado di prenotarvi per esempio i biglietti aerei. E la prima cosa interessante che viene fatta vedere in questa slide
e il modo con il quale questo oggetto interagisce col mondo. Quindi qua viene coniata una nuova parola che è Large Action Model, che sarebbe un LLM, quindi questo tipo di intelligenza artificiale, però applicato alle applicazioni. Una delle tendenze piuttosto brutte che sta accadendo adesso nel web è che tutte le API aperte si stanno chiudendo, quindi per accedere a determinati servizi non potete più scansionare il web perché sono tutte, diciamo, social contenitori chiusi. Tuttavia la parte secondo me innovativa di questo oggetto si vede in questa slide, fa vedere che questo oggetto praticamente è in grado di utilizzare le interfacce delle app al posto vostro, ed è questa in realtà la vera innovazione, non l'oggetto fisico di per sé. Quindi, stando a quello che viene detto diciamo, in questa presentazione, l'oggetto è in grado di interagire con le interfacce grafiche delle app come se fosse un umano, e questa cosa permette appunto di insegnargli nuove azioni in modo abbastanza facile e quindi permettere l'interazione di più app tra di loro che normalmente non si parlano. Ok. E poi vabbè, qua viene annunciato questo Rabbit OS, che è appunto è un sistema operativo, però in realtà c'è scritto che appunto funzionerà anche su Android, su iOS, sul computer. Da quello che mi immagino è una sorta di software che, utilizzando le API di accessibilità di Android e di iOS, è in grado poi di controllare le app al posto vostro, dietro le quinte. Quindi anche una sorta di scraper, quindi quelle cose che interagiscono scansionando i siti internet e interagiscono in modo automatico. Ok, questo è l'oggetto, quindi molto minimale, ha una fotocamera che si ruota, uno schermo touch abbastanza piccolo e poi ha questa rotella che dovrebbe essere un altro scorrimento, non si sa perché nella presentazione non è stata mai utilizzata, e poi ha questo unico tasto che in pratica è una sorta di walkie-talkie. Questa in realtà è una cosa positiva perché è un oggetto che, diciamo, rispetta la privacy, nel senso che non è sempre in ascolto, è un oggetto che ha bisogno proprio di una pressione fisica come in un walkie-talkie per interagire appunto con le app. Allora, vediamo i casi d'uso. Ok, quindi qua ci fa vedere alcuni casi d'uso, però appunto sono cose che volendo già si possono fare con gli smartphone. Infatti quando vedo questi oggetti mi chiedo sempre qual è il valore aggiunto che portano. Qua fa vedere che appunto è in grado di rispondere a delle domande e, da quello che viene detto nella presentazione, ehm, reagisce prima che ChatGPT. Quindi io sono andato a vedere un po' le specifiche hardware, anche se in realtà erano riportate su altri siti non ufficialmente. Questo oggetto ha 4 GB di RAM e un processore MediaTek che, stando alle mie ricerche, non ha nessun tipo di accelerazione 3D, quindi immagino che in realtà tutta l'intelligenza di questo oggetto comunque sia nel cloud e non nell'oggetto in sé. Qua, vabbè, gli ha chiesto di far vedere alcune domande, quindi chi c'era in un certo film, e di farti vedere l'azione, il grafico. Allora, vediamo le cose più interessanti. Ok, qua è interessante perché, appunto, come dicevo prima, questo oggetto vi richiede a voi di autenticarvi con l'app. Quindi se un'app richiede appunto email e password, voi dovete comunque loggarvi, però viene detto che queste informazioni non vengono salvate nel cloud. Dopodiché sarà poi l'oggetto in sé a utilizzare l'app al posto vostro. Questo è interessante perché non viene creato, diciamo, l'ennesimo ecosistema, anche perché fare un'alternativa ad iOS e Android oggigiorno
ha delle barriere di ingresso veramente alte, quindi prima che si ricrei tutto l'ecosistema ne passerà di tempo. Qua fa vedere che esegue appunto una canzone su Spotify utilizzando appunto l'account dell'utente. Qua fa vedere che prenota un Uber tramite appunto l'oggetto. E commento su quello visto fino adesso. Trovo abbastanza strano che ancora ci sia questo hype del fatto di controllare le applicazioni con la voce. In alcuni contesti questa cosa può essere utile, però secondo me su azioni complicate, più che controllare con la voce, comunque è più semplice utilizzare un'interfaccia ben fatta. Quindi su un oggetto con uno smartphone, con un display così piccolo, mi chiedo effettivamente cosa può servire. Poi immaginate di utilizzarlo in un posto molto affollato con molto rumore, quindi immaginate che appunto utilizzare la voce secondo me non è, secondo me quasi mai il miglior metodo di input per interagire con un oggetto. Questo è lo scorrimento, quindi schermo molto piccolo. Tuttavia viene presentato come oggetto che non è un'alternativa agli smartphone classici. Qua fa vedere l'altra parte interessante, quindi l'integrazione dell'intelligenza artificiale che interpreta le immagini con il resto del sistema. Anche questa è una cosa che volendo già si può vedere su Android e iOS. Anche perché, come dicevo prima, molte di queste azioni non si capisce se le fa l'oggetto o vengono fatte in cloud. Qui viene fatta una foto che comunque si vede anche abbastanza poco sul display del frigorifero e vengono suggerite delle ricette che si potrebbero fare con questi prodotti. Qua altra interazione abbastanza strana perché ha fatto delle richieste che però la risposta gli è arrivata via email con appunto questo Google Docs fatto in un certo modo. Quindi per quello vi dicevo non è molto chiaro cosa viene fatto nell'oggetto e cosa viene fatto in cloud, perché se viene fatto in cloud, allora in teoria potrebbe essere utilizzabile senza neanche comprare questo oggetto, usare uno smartphone che già si ha. Questa è la parte interessante dove appunto gli insegna a utilizzare una certa API, quindi anche qua dipende comunque da internet, per generare delle immagini con l'intelligenza artificiale. Quindi qua sempre il solito discorso di prima. Però è interessante che ci sia questo approccio, ovvero quello che viene chiamato RAG, quindi la possibilità di far interagire l'intelligenza artificiale che non è a conoscenza di quello che accade nel mondo, attraverso un API per dare delle risposte che in alcuni casi sono aggiornati. Ovviamente questo non ha senso per chiedere, che ne so, la capitale dell'Italia, ma ha senso per chiedere, che ne so, come sarà il meteo oppure altre informazioni che dipendono effettivamente da dei dati freschi. Ok, quindi queste sono effettivamente le caratteristiche di questo oggetto che spesso non si capisce. Allora, c'ha una SIM 4G, quindi tecnicamente è uno smartphone collegato ad internet con la rete cellulare. Ha questa telecamera che si ruota, che serve anche appunto per interpretare la realtà tramite l'intelligenza artificiale. Ha questa rotella che serve a scrollare, questo è abbastanza strano perché ha già lo schermo che è touch e scrolla, in più hanno messo la rotella, vabbè. Dipende da questo portale Rabbit Hole. Questa è una cosa che appunto non mi entusiasma, anche perché questo oggetto
non ha comunque un abbonamento, quindi di fatto loro stanno mantenendo un API gratuitamente. Nel momento in cui loro si dovessero stufare di offrire gratis questo servizio, questo oggetto diventa l'ennesimo fermacarte digitale. Cose più interessanti appunto sono, probabilmente la cosa più interessante di questo oggetto è il fatto che utilizza le app al posto vostro ed è appunto controllabile tramite un'intelligenza artificiale, che appunto qua viene mostrata la voce, però in realtà se questa cosa ehm, è controllabile anche in altri modi, questo è interessante perché anche le applicazioni che non hanno un'API pubblica diventano automaticamente controllabili, quindi diciamo è interessante appunto. Immaginate che ne so che voi volete comprare su internet un determinato oggetto, voi potete parlare con questo oggetto e dire comprami che ne so questo smartphone lui in automatico si collega, non so, ai siti internet dove siete loggati, Amazon, eBay, AliExpress e quant'altro, e vi compra lo smartphone nel sito dove effettivamente il prezzo dell'oggetto più le spedizioni è più basso. Quindi questa cosa, diciamo, è interessante, tuttavia poi è nei dettagli che secondo me qua si vede la vera utilità, perché molto spesso magari uno non è che compra alla cieca delle cose ricorrenti, magari vuole leggere effettivamente la descrizione e in quel caso lì l'interazione vocale secondo me diventa meno interessante, però in altre situazioni magari può essere interessante appunto fare una determinata domanda e l'intelligenza artificiale poi scopre qual è la via migliore per ottenere il risultato che noi gli diamo. Qua vabbè viene fatta la comparazione con altri oggetti, però come dicevo prima, ok, questo oggetto costa 199 euro, però dal punto di vista hardware non è che mi pare ci sia così tanto e stando alla presentazione comunque non c'è nessun chip che accelera l'intelligenza artificiale, quindi in realtà non si sa bene che cosa si sta comprando con questo oggetto. Conclusione di questo oggetto, interessante, soprattutto la parte per interagire con le applicazioni. Tutto il resto, diciamo, dipende perché comunque se sono dei servizi su internet, appunto, il fatto di usare un oggetto piuttosto che un altro diventa abbastanza irrilevante. L'altra cosa da tenere in considerazione è che comunque iOS e Android hanno già dei chip per accelerare l'intelligenza artificiale e giusto se volete avere un assaggio, questo è su iOS ma c'è anche su Android, il fatto di poter utilizzare Stable Diffusion in tempo reale, quindi nella fotocamera quello che vedete viene automaticamente aumentato dall'intelligenza artificiale, quindi potete magari inquadrare una certa stanza e dire immaginami questa stanza ammobiliata e questa cosa genera tantissime foto casuali di come potrebbe essere ammobiliata una stanza, per dire. Oppure inventarsi dei cartoni animati, delle cose che comunque non esistono nella foto. Appunto, sono delle cose tra virgolette frivole, ma in alcuni contesti potrebbero essere utili per aumentare la realtà con delle cose che appunto non ci sono. La cosa che secondo me è veramente interessante è quello che appunto trattavo in questo video, quindi la migliore intelligenza artificiale alternativa a ChatGPT 100% privacy. Sicuramente i sistemi del futuro avranno un'architettura del genere, quindi adesso l'intelligenza artificiale LLM è un accessorio, in futuro se questa cosa viene integrata proprio all'interno del sistema operativo potrebbe veramente cambiare il modo con il quale interagiamo con i computer o i dispositivi mobili, quindi in determinate situazioni possiamo magari utilizzare la tastiera, in altre situazioni possiamo utilizzare il parlato e la cosa veramente interessante è che tutto quanto dovrebbe essere gestito offline, quindi proprio per avere il massimo della privacy a livello utente e anche per il fatto
che queste tecnologie appunto possano funzionare anche in assenza di internet. Ok, quindi questo era il primo oggetto che appunto interessanti i concetti, però nella pratica secondo me è ancora tutto da vedere. E adesso parliamo appunto di altre cose che sono state annunciate in questo CES 2004, l'auto con le ruote posteriori che si ruotano. Interessante da vedere, però non so effettivamente quanto possa essere robusta un'auto del genere. Secondo me la cosa migliore qua è ancora imparare a fare i parcheggi. Ok, questi sono pacchi batterie che anche qua utilizzi già esistenti. Esistono gli UPS se volete accumulare energia in caso di blackout o per altri sistemi. In questo caso sembra una sorta di UPS modulare componibile, quindi per chi ha i pannelli solari e vuole accumulare energia è interessante vedere questi mattoncini Lego di energia che appunto possono anche essere staccati e magari utilizzati nel camper o in altre situazioni al di fuori della casa. Poi vabbè, monitor, sono stati lanciati diversi monitor da 32 pollici, in realtà la cosa interessante sui monitor, si vedrà più avanti, è che ci sono le televisioni traslucide, quindi dei monitor che sono trasparenti, potete vedere sia le cose del display e sia le cose che ci sono appunto nel mondo reale. Non hanno dei casi d'uso particolari, però una tecnologia comunque curiosa. Altro trend che appunto c'è da un po' di anni è sempre quello del monitoraggio della salute. Qui parla di un anello per donne che monitora livelli di ormoni, cose strane. Tuttavia questi oggetti, adesso qua c'è l'anello, di fatto molti più oggetti andranno a monitorare delle cose che uno non si aspetterebbe. Per esempio, sono stati lanciati anche degli auricolari sportivi che vi monitorano appunto il battito cardiaco e la temperatura. Quindi battito cardiaco e temperatura secondo me saranno monitorati sempre da più oggetti e il discorso è sempre lo stesso. Se questi dati sono in mano all'utente è una cosa positiva, se vengono utilizzati all'insaputa dell'utente per capire se l'utente è attento per una determinata attività, a sua insaputa, questa cosa secondo me non è molto bella. Però appunto queste cose vengono integrate da più parti. Vabbè, questo è il misuratore della glicemia, che c'è proprio un aghetto che entra nella pelle e diciamo cose che in casi particolari magari hanno senso, in casi meno particolari meno. Questo è una di quelle cose futuristiche interessanti di Kia, è un'auto componibile e questa cosa sembrerà strana da dire, ma è un giocattolo con il quale io giocavo da piccolo, quindi la possibilità di mettere il muso davanti di una certa tipologia di auto e la parte dietro che può cambiare a seconda delle esigenze. Per esempio potete farla diventare un pick-up, farla diventare una macchina che magari trasporta più persone e cose di questo tipo. Quello che viene detto però è che probabilmente questa cosa viene data non tanto al privato quanto a quelli che affittano automobili e per farvi vedere che non sto scherzando, questo è uno dei giocattoli che usavo da piccolo. Vedete, questa macchinina è smontabile e ha questi attacchi che volendo potete mettere la modalità aeroplano con il muso dell'altra macchina e si incastra. Diciamo che questo giocattolo che utilizzavo quando ero piccolo, quindi diciamo 30 anni fa, adesso è diventata realtà con questo prototipo di Kia. Non so quanto effettivamente prenderà piede, però è interessante appunto che ci siano delle macchine che possono avere più utilizzi, quindi una sorta veramente di Transformer. Poi ovviamente bisogna sempre vedere la robustezza nel mondo reale.
Ok, quindi questa è la televisione traslucida che vi dicevo, quindi potete togliere il nero e far vedere la trasparenza di quello che c'è nella realtà, quindi c'è un mix tra realtà e diciamo simulazione. E vabbè, vengono anche mostrati degli schermi enormi all'interno dell'auto e la cosa che trovo veramente imbarazzante, vediamo se si vede nel video, sì, si vede per un attimo, è che in pratica mentre una persona guida, l'altro passeggero si mette a giocare ai videogiochi. Adesso non so se questo è ah sì, qua si vede il controller appunto della console di Sony. Cioè io mi chiedo come una roba del genere possa essere vista come progresso, quando in realtà sicuramente sarebbe una distrazione enorme per chi guida, vedersi un altro con lo schermo super luminoso che si agita. E niente, sicuramente saranno dei prototipi, non so quanto effettivamente si diffonderanno, però già il fatto che vengano proposte queste supercazzole onestamente mi fa un po' ridere. Altre cose che non c'erano lì, televisione con schermo pieghevole, fatto bene, anche qua mi chiedo effettivamente quali saranno i casi d'uso, sicuramente è interessante vedere la televisione pieghevole. Vabbè, intelligenza artificiale dappertutto, questo è il frigorifero che capisce che avete messo i broccoli dentro e vi analizza cosa mangiate. Ehm, Non lo so quanto effettivamente prenderanno piede queste cose. Questo è un water con i LED, quindi probabilmente tra le cose più inutili metto proprio questo. E è un water stile giapponese tecnologico che mentre fate i vostri bisognini vi vedete in mezzo alle gambe questi LED che si muovono. Ok, vabbè, auto elettriche, griglia barbecue elettrica. Questa è una mascherina che permette ad altri di ascoltarvi. Anche qua mi chiedo veramente quali casi d'uso stanno cercando di risolvere queste tecnologie. Questa è la serratura che si sblocca con il palmo oppure con il riconoscimento facciale, occhiali che cambiano appunto la parte scura a seconda della situazione. Mhm. Vabbè, sedia con casse dappertutto, proiettori che anche qua sono migliorati, lampada che fa anche da proiettore. Questo in realtà invece è una cosa che già esiste, però secondo me è stata sfruttata ancora poco, ovvero la possibilità di muoversi all'interno di diciamo ambienti virtuali, metaverso, videogiochi attraverso la mano. Spesso ci hanno fatto vedere che mettono diciamo dei sensori sulle dita della mano, ma in realtà le telecamere che ci sono adesso e le intelligenze artificiali che ci sono adesso sono già in grado di distinguere molto bene le dita e questa cosa effettivamente potrebbe servire in chioschi pubblici, quindi poter interagire con dei computer senza nessun tipo di contatto fisico con l'oggetto. E queste cose veramente già si possono fare tranquillamente adesso, però non sono ancora state sfruttate secondo me a sufficienza. Vabbè, qua bagni che cambiano l'intensità, diciamo la trasparenza a seconda del fatto se uno è dentro oppure no, che si sono visti anche nei bagni pubblici giapponesi. Questa è invece una tendenza che non mi piace tanto, ovvero che invece di proporre delle API pubbliche per i propri oggetti affinché le persone possano interagire in modo automatizzato, si fanno delle partnership tra produttori. Questa cosa io la trovo veramente disgustosa,
ovvero il fatto che appunto in questo caso il Powerwall di Tesla si integra con SmartThings di Samsung, quindi degli oggetti che praticamente non c'entrano nulla, tipo l'automobile con ChatGPT, vengono proposte queste partnership, così entrambi hanno qualcosa di marketing da dire, però appunto basterebbe che ci fossero delle API pubbliche e poi ognuno le integra col sistema che uno vuole. Quindi il fatto di imporre, se compri un'auto, importi l'ecosistema delle applicazioni Samsung o viceversa, questa cosa la trovo veramente disgustosa, spero smetta, spero che le persone non comprino questo tipo di oggetti. Questo era il materasso smart, che neanche la persona in questione ha capito effettivamente cosa aveva di smart il materasso in lattice. E cos'altro? Vabbè, auto futuristiche che... Ah, qua appunto si vede che, cioè, mentre che uno guida, l'altro gioca ai videogiochi, cioè cose veramente demenziali. Moto elettriche. Questo è il collarino smart per il cane che entra e viene riconosciuto. Quindi attenzione, se vi rubano il cane poi qualcuno potrebbe usare il suo collarino per entrarvi in casa, quindi non ve lo consiglio veramente. Tagliaerba smart che fanno anche da spalaneve, interessanti in situazioni particolari. Vari robottini più o meno utili e barman robotico, anche questo si era già visto in passato. Ok, altre cose, questo c'entra tanto con... È interessante vedere come Twitter sia entrata a gamba tesa su un post della Banca Centrale Europea. Spesso si parla moneta digitale e viene detto che in realtà l'euro digitale CBDC non è una moneta in quanto non ha le principali caratteristiche di moneta, quindi sarà limitata a 3.000 euro e non può funzionare come una store of value, quindi una riserva di valore, in quanto appunto... Che dire, questa era la mia presentazione delle ultime tecnologie che ho trovato in qualche modo curiose, interessanti, anche se alcune veramente sono imbarazzanti, in quanto secondo me non hanno casi d'uso. Come sempre è tutto, lasciatemi un mi piace se avete trovato utile questo video e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!